Ritiene che i gruppi radicali possano salire al potere in Siria? E se sì, pensa che possano complicare la situazione? Chi vi ha detto che ci sono i radicali? Chi ha detto che sono radicali? Chi sei tu per dire che loro sono dei radicali? 2 settimane dopo la rimozione di Assad siamo entrati in Siria, da Damasco ad Aleppo e poi Idlib. Abbiamo attraversato un paese in rovina, raccogliendo testimonianze in un contesto devastato. Quello che vedete è frutto di un lavoro sul campo in condizioni difficili. La qualità delle immagini potrebbe non essere impeccabile. Ogni scelta è stata fatta per tutelare chi ci ha parlato e per documentare queste preziose storie. Grazie al supporto dei mecenati su Patreon possiamo finanziare reportage come questo. Se apprezzate il nostro lavoro, Patreon offre un modo molto diretto per sostenerci, con vantaggi come una rassegna stampa giornaliera, approfondimenti scritti settimanali e articoli esclusivi sui temi trattati. Il vostro sostegno è fondamentale per continuare a raccontare storie da luoghi così difficili. Quindi, davvero, grazie. Per raggiungere la Siria siamo arrivati prima a Beirut e poi diretti verso Damasco. Ci siamo andati con Viktor Sajenko, reporter di guerra. Abbiamo affrontato questo tragitto di notte, per evitare la chiusura dei confini al mattino. Tuttavia, viaggiare di notte in Siria è altamente sconsigliato, a causa della presenza di cellule dell'ISIS che operano ancora lungo le strade nelle ore notturne. A Damasco abbiamo incontrato la comunità cristiana della capitale, accolti da padre Firas Lutfi, frate francescano con cui abbiamo discusso del futuro del paese. Il popolo siriano sta aspettando e attendendo il nuovo orizzonte, la nuova Siria. Quale tipo di nuova forma politica guiderà la società siriana? Una società di diritto costituzionale dove la dignità e la cittadinanza di ogni siriano saranno rispettate? Oppure avremo una legge islamica più o meno estremista? È una grande domanda. Per comprendere meglio il contesto a cui ci riferiamo qui, vi consiglio di recuperare il nostro video aggiornamento realizzato poche ore prima del collasso del regime siriano. Ma in breve, la Siria è stata per decenni il teatro di un complesso gioco geopolitico, influenzato da intromissioni straniere, occidentali, arabe, russe, turche, iraniane e israeliane. Un campo di battaglia dove per 54 anni il potere è rimasto saldamente nelle mani di Assad padre e Assad figlio, che hanno instaurato una cleptocrazia, monopolizzando benessere e ricchezza per un'elite ristretta. Le ingerenze esterne hanno contribuito a destabilizzare ancora di più il paese. I finanziamenti occidentali ai gruppi estremisti, il supporto economico e militare dell'Iran al regime, i bombardamenti russi contro le città controllate dall'opposizione, i sabotaggi del regime stesso contro la propria popolazione e i lunghi embarghi internazionali. Tutti questi fattori hanno trasformato la Siria in uno stato fallito, ridotto a un mosaico di rovine e divisioni. Dal caos è emerso Hayat Tahrir al-Sham, HTS, una coalizione frammentata con legami storici con Al-Qaeda. Il suo leader, Abu Muhammad al-Jolani, è passato dall'essere una figura chiave di Al-Qaeda in Siria a tentare un'operazione di rebranding politico. Jolani ora cerca di presentarsi come un leader moderato, parlando di apertura e stabilità, tuttavia il suo passato non può essere ignorato. Per anni è stato simbolo dell'ideologia jihadista più estrema, e sebbene il suo gruppo, HTS, abbia dichiarato di aver interrotto i legami con Al-Qaeda nel 2016, i dubbi permangono. Anche le carneficine attribuite ad Al-Qaeda durante quegli anni non sono state dimenticate. HTS però ha ricevuto finanziamenti da attori regionali come Turchia e Qatar, con l'assenso implicito di potenze come gli Stati Uniti, che monitorano attentamente la regione. Questo sostegno ha consentito al gruppo di consolidare il controllo su diverse aree della Siria e di contribuire al rovesciamento del regime in alcuni territori. Nonostante ciò, la diffidenza rimane alta. Molti vedono Jolani come un lupo travestito da agnello, capace di nascondere le ambizioni del gruppo dietro una maschera di cambiamento e moderazione. Padre, ha timore che i gruppi radicali possano salire al potere? Se sì, cosa potrebbe succedere? La Siria è come un mosaico, differenti culture, religioni. Uno scenario brutale potrebbe essere ancora guerra civile tra vari gruppi armati. Abbiamo molti scenari. Il migliore è avere un nuovo governo, una nuova Costituzione, dove tutti i siriani prendono parte, partecipano a un dialogo aperto, ma c'è il rischio di un grosso disastro perché la Siria senza i cristiani non è la Siria. Ci sono ancora persone che sostengono l'ex regime oggi in Siria? In caso queste promesse non verranno soddisfatte e realizzate, probabilmente qualcuno avrà nostalgia del vecchio regime, ma non credo in questo scenario, perché la gente ha sofferto molto per molti anni, c'era molta oppressione e Assad ha lasciato il paese in rovina.
Non solo a livello economico, perché i siriani, la maggior parte di loro vive al di sotto della soglia di povertà. Almeno la metà della Siria è completamente distrutta e ha bisogno di processi di ricostruzione. Inoltre, più di 10 milioni sono fuori dal loro paese all'estero. Il fatto che la diaspora siriana abbia coinvolto oltre 10 milioni di persone non è un caso. Fin dall'inizio del conflitto il governo siriano ha sistematicamente represso ogni forma di dissenso, ricorrendo ad arresti arbitrari, torture e condanne draconiane. Queste azioni servivano a un solo scopo: proteggere la ristretta cerchia di funzionari e alleati della famiglia Assad, un'elite privilegiata che viveva isolata in una torre d'avorio, mentre il resto della popolazione affrontava condizioni di vita sempre più disperate. Le immagini delle città parlano chiaro. Mentre il popolo viveva tra rovine e privazioni, migliaia di siriani venivano accusati di opposizione al regime e imprigionati, spesso senza processo. Per molti queste prigioni sono diventate tombe. Per comprendere meglio l'entità di questa repressione siamo entrati nella prigione di Sednaia, un luogo che incarna gli orrori del regime. L'area stessa sembrava intrisa di morte. Molte persone, come potete vedere, si coprivano il naso per cercare di contrastare l'odore nauseabondo. In questa stessa area abbiamo intervistato questo signore, un insegnante di educazione fisica arrestato nel 2012 con l'accusa arbitraria di essere un oppositore del regime. Condannato a 15 anni di detenzione, ha trascorso 7 anni nell'inferno di Sednaia, prima di essere rilasciato nel 2019 per buona condotta. Può dirmi come è stato arrestato? L'inizio delle proteste è stato casuale. Decidemmo di formare una coalizione per guidare il movimento pacifico a Daraya e diffondere il messaggio in altre parti del paese. In base a ciò sono stato classificato come un manifestante e sono stato arrestato per questo motivo. Non c'è stato un processo. All'inizio, quando ci arrestarono, fummo trasferiti da una parte all'altra. Siamo stati torturati. Poi siamo stati portati nella prigione di Sednaia. Nel 2012 ci hanno condotto a un processo farsa, una specie di processo sommario ad Al-Qabun, assieme ad altri manifestanti della zona. Ci hanno tenuto davanti a un giudice per 1 minuto, il giudice non l'abbiamo neanche visto. Siamo entrati nell'ufficio del giudice, poi subito fuori. Ovviamente non c'erano avvocati, non era permesso agli avvocati avvicinarsi all'area del processo. Quando ci hanno torturato, ci hanno ammanettato e hanno iniziato a saltarci sopra. Poi ci hanno bastonato e bastonato e bastonato. Volevano uccidere alcuni di noi. Dall'esatto istante in cui siamo entrati nella prigione, dopo averci torturato diverse ore al freddo, era febbraio e a Sednaia fa molto freddo. Ogni 5 minuti, a volte ogni anche 2 ore, in base al prigioniero ti tiravano la testa fuori dalla cella e iniziavano a picchiarti e picchiarti sul cranio e anche sulle mani. Questo era fatto per farti sanguinare, per farti perdere conoscenza. Nella cella di isolamento sei terrorizzato, c'è una luce interna e un corridoio buio. Loro ti tengono sempre d'occhio, hai sempre la sensazione di essere osservato. Non ti è permesso muovere un dito, né camminare, né fiatare, a meno che non ti venga ordinato. Non puoi fare nulla, vivi in un costante stato di paura e ansia. E in qualsiasi momento possono decidere di aprire la porta, tirare fuori un prigioniero e ucciderlo. Non esistono medicine, non esiste polizia, non c'è nulla che può essere definito vita. Sei sempre esposto alle torture. Possono entrare nella cella e torturarti così, solo perché hanno voglia, capito? Perché si divertono a farlo. Osservando queste immagini, l'atmosfera richiama inevitabilmente a sensazioni opprimenti e claustrofobiche, un po' a tratti simili a quelle di un videogioco che risveglierà in voi una grande nostalgia, Amnesia: The Dark Descent. Ma qui, però, non c'è spazio per il reset o per il game over. Questa non è una simulazione, è la cruda realtà. Posso spiegarvi Sednaia con un esempio. Una volta arrivò una macchina. I prigionieri iniziarono a tremare. Presero a tremare dalla paura. Le guardie chiesero: la macchina viene da Sednaia? La paura che abbiamo visto in quel caso negli occhi dei prigionieri era più grande di quella che potresti vedere negli occhi di chiunque stia per morire. Penso che le foto fuoriuscite da Sednaia, da questa prigione, siano delle immagini davvero orribili, terrificanti e catastrofiche di persone che sono state oppresse e torturate, di molte violenze contro la dignità umana. Potete immaginare che questo è solo uno dei tanti aspetti di 54 anni di questo regime. Sempre nel sud della Siria incontriamo un altro ragazzo, anche lui fatto prigioniero per 3 anni durante la guerra. Dall'inizio della rivoluzione a Daraya ero responsabile dei centri sanitari nella città. In collaborazione coi medici di Daraya ero responsabile della zona. Quando sono stato arrestato avevo dei documenti medici da distribuire
nei centri medici della città. Il regime mi ha portato via, in strada, e mi hanno portato all'aeroporto di Mesè. Tutto ciò che facevano a Mesè era torturare. Sono stato torturato anch'io, ancor prima di entrare nell'aeroporto. Sono stato picchiato ripetutamente, mi hanno rotto la mandibola e tagliato la fronte. Torturavano per 2 ragioni principali. Alcuni lo facevano per estrarre confessioni, altri lo facevano solo per il gusto di torturare. Molti finivano nella base senza aver fatto nulla di male. Li torturavano in ogni caso. A questo punto lasciamo Sednaia e ci dirigiamo verso Izra, circa 2 ore in auto. Il paesaggio che ci circonda è desolante. Strade quasi deserte con poche persone in movimento e file di case distrutte che testimoniano anni di bombardamenti e conflitti. Ogni chilometro percorso sembra raccontare una storia di abbandono e devastazione. Ed è a Izra che incontriamo il sindaco della città. Perché il regime di Assad ha ucciso uomini, donne e bambini? È una domanda bizzarra. Ancora oggi il mondo non si è convinto che il regime di Assad sia un regime criminale, terroristico e organizzato. Pertanto, quando nel 2012 i siriani marciarono nella città di Daraa, lo facevano chiedendo libertà. La prima richiesta era libertà. Punto. Voglio la libertà di religione, libertà di parola, libertà di stampa, libertà di poter vivere. Voglio il diritto di vivere liberamente in questo paese. Vivo in maniera libera in Germania, ma in Siria no, non si può. Io, siriano, vivo liberamente in America, ma in Siria non posso vivere liberamente. Di recente, dopo la caduta del regime, ci è stato detto della presenza di una fossa comune. Da quello che sappiamo è più o meno nella zona di Al-Qutaif. Da quello che ci è stato riferito, da quello che sappiamo, ci sono più o meno tra i 65 e i 70 corpi in questa fossa. Un po' di tempo fa ho ricevuto una telefonata da un emittente giapponese. Stavano cercando un prigioniero giapponese in Siria. Un prigioniero giapponese in Siria. Se negli anni del regime era comprensibile il timore di vivere in Siria tra repressioni, conflitti e instabilità, quale aria si respira adesso? È un momento di sollievo o un periodo intriso di nuovi timori? A Damasco abbiamo avuto anche l'opportunità di parlare con un artigiano del posto, di religione cristiana. La sua risposta non ha lasciato spazio a dubbi. Sono cristiano e non ho paura. Spero solo che tutto possa andare per il meglio. Al momento la situazione e le condizioni attuali sono migliori di prima. Anche la vita è migliore adesso. Adesso il costo della vita sta cambiando in meglio. I materiali, cibo e così via. Certo, è vero che ci vuole ancora tempo per i cambiamenti. Ma qualche giorno fa hanno riaperto delle ambasciate. Se riaprono le ambasciate, vuol dire che le cose in fondo stanno migliorando. Adesso arriveranno turisti e nel mio caso il lavoro vedrà dei miglioramenti. La Siria è un crogiolo di religioni e culture, dove la coesistenza tra diverse fedi ha caratterizzato per secoli il tessuto sociale del paese. Tra queste la religione cristiana, pur rappresentando una minoranza in una terra a maggioranza musulmana, continua a svolgere un ruolo significativo. Sempre a Damasco incontriamo una studentessa, originaria di Homs e di religione musulmana, che ci racconta la sua esperienza durante gli anni di Assad. La vita era difficile per me come siriana. A causa delle sanzioni contro la Siria che sono state imposte al regime di Assad, è stato difficile per noi non fare altri passi. In quanto studentessa per me era difficile trovare delle università che mi accettassero, perché sono siriana. I prezzi di tutti i prodotti che potevi acquistare, il regime ti tassava 3-4 volte di più del prezzo di base, così che potesse tirare avanti e sopravvivere di mese in mese. C'è un qualche rischio per le minoranze religiose qui in Siria adesso? Per quanto riguarda le minoranze, penso che il nuovo governo abbia buone intenzioni di concentrarsi su di loro, di tutelarle e di non opprimerle, a favore di una minoranza rispetto all'altra. Ma è anche vero che potrebbe sempre esserci lo scenario di uno Stato islamico. Ma io non sono preoccupata per le minoranze religiose, queste sono protette secondo l'Islam. Ma sono preoccupata piuttosto per le minoranze intellettuali, perché ci troviamo in un paese che
non sa cosa sia la democrazia da 52 anni. Stiamo imparando da zero. Quanto meno ci siamo tolti di torno la paura che dicendo una parola sbagliata si finisca in carcere o in esilio. Nelle vicinanze facciamo tappa in un piccolo negozio di antiquariato. È qui che incontriamo un commerciante che ci racconta le sue impressioni su ciò che sta accadendo nel paese. Sono su una sedia del proprietario di un negozio cristiano e sono musulmano. E ho avuto a che fare con il proprietario per tanti anni. Non abbiamo mai parlato di religione, né io né lui. Grazie a Dio ci siamo liberati di questo tiranno, dato che teneva tutte le risorse del paese per sé. È stato un incompetente per tutti gli aspetti, dall'istruzione a tutto ciò che possa venirvi in mente. Pensiamo che chiunque venga dopo di lui sarà migliore. Ritiene che i gruppi radicali possano salire al potere in Siria? E se sì, pensa che possano complicare la situazione? Chi vi ha detto che ci sono i radicali? Chi ha detto che sono radicali? Chi sei tu per dire che loro sono dei radicali? Sono responsabili. Il movimento è un movimento che è nato dopo le sofferenze del popolo. Io voglio i risultati. I risultati dicono che finora non ci sono stati errori. Il Medio Oriente è un'area di mondo turbolenta, c'è Israele, c'è la Turchia. È realistico pensare che un giorno ci sarà la pace qui? Non c'è un paese che non abbia interessi. Anche noi penseremo ai nostri. Non è che siamo così stupidi. Noi siriani da non vederli. I russi hanno fatto i propri interessi. Gli iraniani pure. Hezbollah lo stesso. Tutti hanno un'agenda. Dipende da noi. Dipenderà, credo, da quanto bene giochiamo, da quanto decideremo di essere consapevoli. Questo è il punto. Se saremo consapevoli, non avremo problemi. Chi invece si trova in una posizione particolarmente vulnerabile è la comunità curda. Osservando questa mappa aggiornata possiamo vedere che il Rojava curdo, cioè l'entità curda in Siria, controlla una porzione significativa del territorio. Tuttavia il futuro geopolitico di questa entità rimane estremamente incerto. Schiacciati tra le pressioni della Turchia e quelle di HTS, i curdi affrontano continue minacce. HTS, sostenuta economicamente e logisticamente da Ankara, conduce schermaglie costanti lungo il confine del territorio curdo. Eppure, proseguendo il nostro viaggio da Homs, arriviamo finalmente ad Aleppo, nel nord della Siria. Tra gli angoli di una città ormai fatiscente, lo ricordiamo, Aleppo ha subito devastanti bombardamenti russi negli ultimi anni, la comunità curda residente qui sta affrontando intimidazioni da parte dei membri del nuovo governo, che cercano di spingerli ad abbandonare la città. Entrare a Sheikh Maqsoud, il quartiere a maggioranza curda, è impossibile. Le scene che vedete sono girate in altre aree. Per questo motivo abbiamo organizzato un incontro con un rappresentante curdo fuori dal quartiere, e che ovviamente per ragioni di sicurezza non ha voluto farsi riprendere in volto. Per raggiungerci ha dovuto rischiare la vita attraversando la linea di conflitto che separa le forze kurde dalle aree controllate da HTS. La situazione attuale a Sheikh Maqsoud e Ashrafin non è affatto sicura. E ci sono dei problemi tra il comitato di HTS e l'attuale governo. Gli attacchi contro di noi sono in un'area separata, ma noi curdi abbiamo tanti problemi. Ad ora non è stato trovato un accordo, ma ci sono due soluzioni. Senza un accordo o dovremo lasciare il paese oppure saremo obbligati con la forza a farlo. Così funzionano le cose qui. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere ulteriori dettagli dall'intervistato. La sua reticenza e il suo evidente stato di inquietudine erano palpabili e non possiamo che comprendere il suo timore. Chi invece ha accettato di testimoniare più volentieri per noi è un combattente di HTS, quel fronte che è sul carro del vincitore e che ora è anche apertamente ostile alla comunità curda. Questo combattente ci ha raccontato la sua storia. Quando ho imbracciato le armi avevo 15-16 anni. I crimini commessi dalla famiglia Assad e dalle loro milizie, come uccidere, violentare e massacrare il nostro popolo, è stata la motivazione più grande che mi ha spinto, mi ha fatto decidere di imbracciare le armi. La gente non lo sopportava più, ha sofferto davvero troppo. Abbiamo sofferto troppo in un periodo di tempo così breve. Crimini di guerra, fame e distruzione. In pochi erano a sopportare il regime. Anche all'ombra della loro presenza, nei loro circoli, non c'era un vero supporto.
Il regime di Assad teneva per sé tutte le ricchezze e tutti i beni, limitandoli a uno specifico gruppo. Prima di lasciare la Siria, veniamo inaspettatamente messi in contatto con Abdul Munem Zaineddin, coordinatore generale di quella che lui stesso definisce rivoluzione siriana. Verso l'estero, la nazione siriana deve passare dall'essere da un paese che era una minaccia per gli altri paesi arabi, ospitando milizie legate all'Iran e anche ad altri paesi, da un paese che esportava droghe e captagon in diverse parti del mondo, in uno che offre pace e cooperazione. Deve diventare un paese che rispetti la coesistenza e il diritto internazionale. Nel caso del regime di Assad non c'è un vero e proprio trattamento unico per tutti i collaboratori. C'erano impiegati civili nel settore pubblico e loro non sono un problema. A meno che non siano stati coinvolti in crimini gravi contro il popolo siriano, i loro casi sono gestibili. Per quanto riguarda i membri anziani del regime, parliamo dei comandanti dell'esercito, dei membri dell'intelligence e della sicurezza, parliamo dei responsabili delle torture nelle carceri, parliamo anche di dei piloti che buttavano armi chimiche, bombe sui siriani. Tutti questi che ho appena detto saranno sottoposti a un processo equo che rispecchi la legge siriana. Verrà data loro una giusta punizione per i crimini commessi e non saranno più in grado di lasciare la prigione. Tutti vogliamo che la Siria sia un paese di giustizia e dignità, che preservi la dignità dei suoi cittadini, che ne preservi la libertà, che ne preservi i diritti, e ci auguriamo tutti quanti che la Siria diventi un paese magnifico. Se il nuovo governo di transizione dovesse davvero lavorare per il meglio dei siriani, non possiamo che augurarci che sia così. Ma succederà davvero? Le promesse fatte saranno mantenute? È impossibile dirlo con certezza. Tuttavia una cosa è evidente. Dopo oltre 50 anni di repressione e conflitti, in una Siria dove anche soltanto pronunciare una minima parte di quanto detto dagli intervistati in questo video avrebbe probabilmente significato il carcere a vita, molti siriani oggi sembrano finalmente intravedere un barlume di speranza. Forse, per la prima volta in decenni, si percepisce la possibilità di un cambiamento. Adesso l'unica cosa che il popolo siriano può fare è ricostruire la Siria. Per la prima volta in vita provo un senso di appartenenza a questo paese. Per tutta la vita mi sembrava di vivere sotto il giogo della mafia. Penso di poter restare a vivere qui, a studiare e ricostruire il mio paese. Siamo in una fase di transizione. Non vogliamo finire nel caos degli ultimi anni. Adesso tutti stanno collaborando per costruire una nuova Siria. Ma sì, certo, abbiamo bisogno di tempo. Abbiamo alle spalle più di 50 anni di governo degli Assad. Non si può sistemare in 15 giorni. Lo abbiamo rimosso, ma ci vuole del tempo per sradicarlo del tutto. Io non me ne andrò da questo paese. Sono qui da 13 anni. E sono stato qui durante tutte le crisi. Sono seduto qui e non me ne vado. Siamo la culla di civiltà e religioni. E noi siamo seduti qui, qualunque cosa accada. Non spetta a noi decidere quale sia il bene per il popolo siriano. Per troppo tempo, gli interessi stranieri hanno interferito con il destino di questa terra, mettendo le mani in pasta in ogni aspetto della sua storia recente. È giunto il momento di lasciare che siano i siriani, una buona volta, a decidere per se stessi e a plasmare il proprio futuro. Certo, i dubbi rimangono, ma se davvero HTS saprà garantire il bene della popolazione senza nuovi spargimenti di sangue o discriminazione, allora chi siamo noi per dire che non va bene? La storia è piena di esempi di governi che hanno o sorpreso oppure deluso. E sarà soltanto il tempo a giudicare l'operato di chi oggi raccoglie le ceneri di una dittatura durata più di mezzo secolo, cioè quella degli Assad. Se invece questa transizione dovesse portare a un nuovo ciclo di guerra e violenza, a un Far West di estremisti, sarà ancora una volta la popolazione a pagare il prezzo più alto. Ma come sempre ogni giudizio spetta al tempo e soprattutto ai siriani stessi. Prima di chiudere, un ringraziamento speciale va a NordVPN, che sostiene la nostra attività di reportage e documentari in giro per il mondo. Questo 2025 sarà pieno di questo tipo di contenuti. Senza il supporto di brand come NordVPN, YouTube Italia sarebbe un luogo contenutisticamente più povero e desolato. Devo dire la verità, è uno dei pochi marchi che crede
realmente nell'importanza dell'indipendenza editoriale. Ci lascia totale libertà nello scegliere e trattare gli argomenti che riteniamo più importanti per noi e per voi. La libertà, del resto, è un concetto chiave per NordVPN. La possibilità di navigare in sicurezza, proteggendo la propria privacy ovunque ci si trovi, è un diritto fondamentale. Con NordVPN possiamo lavorare in tutta tranquillità anche utilizzando reti wifi locali poco sicure. I numerosi server a disposizione ci permettono di connetterci in modo sicuro da qualsiasi parte del mondo, garantendo così la continuità del nostro lavoro. Inoltre, NordVPN ci consente di accedere alle migliori offerte su voli e hotel, sfruttando le variazioni di prezzo a seconda delle regioni. Unito a NordVPN poi utilizziamo anche Saily, che ci offre la possibilità di utilizzare SIM digitali per il roaming dati in modo semplice ed economico, ovunque ci troviamo, assicurandoci sempre una connessione stabile per il nostro lavoro, senza la necessità di dover perdere tempo all'arrivo nell'aeroporto del paese visitato. In descrizione di questo video trovate l'offerta speciale NordVPN e anche quella Saily, dedicate a chi segue i nostri video qui su Novolexio. Infine, ma non ultimo, un ringraziamento speciale non solo a chi supporta i nostri video su Patreon, ma anche a voi, chiaramente, che guardate sempre con enorme interesse questi documentari e pertanto ci date modo di portare avanti i reportage e dare voce a storie spesso inedite. Per Aspera ad Astra. Al prossimo reportage.